Ciao a tutti, come vi avevo promesso, oggi farò questo video dedicato a questo amplificatore costruito da me tramite la rivista Nuova Elettronica negli anni 90. Un amplificatore praticamente da 200 watt per canale. È nato come un amplificatore da 100 più 100, avendo solo questo convertitore e i due finali di potenza. Sviluppava 100 watt. Poi Nuova Elettronica ha praticamente fatto questo circuito sfasatore e utilizzando due dispositivi uguali erano riusciti a fare un amplificatore da 200 più 200 watt. Ora qua ho collegato già tutto, preparato, collegato tutto, cassa e tutto. Andremo a vedere un po' le tensioni che ci sono in questo circuito, questo amplificatore. Cominciamo dalla 12 volt in continua, che ai tempi era quella della nostra automobile. Vediamo se riusciamo a i 12 volt. Ok, qua abbiamo i 12 volt. Questi convertitori servono per aumentare la tensione, fornire una tensione duale di circa 46-50 volt al massimo. Con 12 volt arriviamo praticamente a, adesso non arriviamo a un bel niente perché è solo alimentato l'amplificatore, ma non ha il comando, quello che dovrebbe uscire dall'autoradio della macchina. Ora sentiremo all'accensione il soft start che lavora, perché questo convertitore, l'integrato, ha un soft start per farlo partire, se no si sentirebbe proprio un botto nelle casse. Sentiamo, si è sentito leggermente. Ora riproviamo a attaccare un attimo. C'è una bella cosa. Ok, così è alimentato e già vediamo che assorbe 3 ampere, è già un bel po'. Un'altra cosa, si sentono dei leggeri fischi nelle casse perché ho acceso il computer e un po' di frequenze del computer vengono amplificate. Allora, come vi dicevo, andiamo a vedere le nostre tensioni, la nostra tensione duale che alimenta il finale, e vediamo, siamo sui 46 volt negativi e 46 volt positivi. Andando a aumentare un po' l'alimentatore, vedremo adesso, vediamo che la tensione aumenta. Aumentando la tensione, diciamo i 12 volt, aumenta in proporzione anche l'alimentazione duale che va al finale. Però più di 50 volt non l'aumento, anche perché siamo già a 13 volt, perché tutti i condensatori che ho visto qua sono tutti da 50 volt, meglio lasciare 12 volt e stiamo sul sicuro. Ho recuperato le fotocopie che c'erano nel kit di montaggio all'epoca di Futura Elettronica, e lo schema è questo. Questo è l'integrato che fa, diciamo, da oscillatore, e questa qua è l'altra parte di potenza che andremo a vedere. Praticamente 12 volt che viene commutato da questi MOSFET a una frequenza di 50 kHz, e dall'altra parte viene raddrizzata e
è livellata, si prelevano due tensioni, lo 0 volt centrale dal trasformatore e più e meno. Ora andiamo a vedere sui transistor qua la frequenza, che tipo di frequenza c'è. Dovrebbe essere un'onda quadra. Vediamo, ci colleghiamo qua almeno, andiamo a vedere sul gate del MOSFET e vediamo che abbiamo questa tensione ad onda quadra. Allora sarà una tensione di sui 12 volt, penso. Siamo sulla scala 10, un quadratino, andiamo ancora un po', non è proprio bella come onda quadra, siamo intorno ai 12 volt. Ok, c'è l'oscilloscopio che fa un po' di falsi contatti. Siamo all'incirca 12 volt, vedete un gradino, scala 10, 10 e qualcosina. Invece se andiamo sull'uscita del MOSFET, infatti siamo alla scala per 10, ok, l'onda è molto più bella e siamo sui ancora 12 volt. Per vedere la frequenza, vediamo se riusciamo con questo, la frequenza, vediamo ancora una massa qua, andiamo a vedere nello stesso punto, vedete siamo sui 44.900, 45.000 kHz. Ok, adesso andiamo a vedere all'uscita del trasformatore, ci mettiamo tra lo 0 volt, che è una massa tipo questa, ok, non questa, sentiamo un po' di rumori perché tira dentro un po' di rumori del computer, e andiamo a vedere sui diodi qua. Allora, 20 volt, andiamo a vedere, eccola qua abbiamo la nostra onda quadra. Non se riesco a agganciarlo, ok, vedete che qua è molto più alta perché qua saremo intorno ai 40 volt, forse anche tutta la tensione completa, vediamo, allarghiamo un po', qua è bella l'onda quadra, qua molto più bella. Allora siamo 20, se ci mettiamo qua 2, 4, 6, 8, sono 80, sì, che poi diviso 2 perché l'onda quadra è dati cycle del 50%, siamo sui 40 volt, ok. Ora togliamo questo e proviamo a inserire, prima spengo, proviamo a inserire il preamplificatore che lo prelevo dal computer. Lascio scaricare un po' i condensatori, se non si sente quel fastidioso boom. Riattacchiamo, sentiamo ancora qua il rumore del computer, ma non ce ne frega.
Andiamo a sentire una canzone. Alziamo un po' il volume. Allora, come vedete l'alimentatore quando arriva a 10 A va in protezione perché è massimo 10 A, però già riusciamo a tirare fuori una bella potenza. Ora andrò a misurare la tensione e vedrò come varia all'aumentare della potenza. Passiamo a 46 volt. Vediamo che la tensione non diminuisce molto, dunque i convertitori rendono molto bene, anche se la corrente io più di 10 A non riesco a prelevarla. Faremo altre prove con un altro alimentatore che avevo costruito ancora molti anni fa. Ora farò un'altra prova, terrò sott'occhio l'onda quadra qua in questi punti all'uscita del trasformatore. Vediamo con i picchi di potenza se si abbassa leggermente. Vedete? Allora, secondo me calano un po' quando ci sono i picchi di potenza perché non ce la fa l'alimentatore. Dunque lo vedremo con un altro alimentatore forse nei prossimi video che faremo. Nei prossimi video volevo attaccare queste resistenze che sono 3 resistenze da 20 ohm e danno circa 7 ohm parallelo, 7 qualcosa, per vedere come si comporta buttando un segnale sinusoidale all'ingresso e vedere come si comporta. Allora, un altro esperimento che voglio fare è quello. Avevo già preparato un trasformatore, è quello di alimentarlo con un trasformatore di rete. Allora, avevo già preparato tutto praticamente un trasformatore da 250 watt. 250 watt sarebbe 380 ingresso e uscita 55,055, però sottoalimentandolo a 200 volt sull'ingresso abbiamo la tensione giusta per poter alimentare questo amplificatore. Un ponte raddrizzatore da, se non sbaglio, 25 A e 2 condensatori elettrolitici da 10.000 microfarad 63 volt. Prossimo video
uno dei prossimi video che farò sarà quello di alimentarlo con questo trasformatore e vedere un po' la differenza. Un'altra cosa da sapere è che io ho utilizzato queste casse qua che sono da 8 ohm, quindi la potenza generata risulta la metà. Questo video termina qua e se vi è piaciuto mettete un mi piace.